andando per esclusione o è uno dei 6, beh, per forza. Non ci Infatti. sono altre spiegazioni. Sai che l'unico ad avere, diciamo, l'autorità superiore sui 5 astri di demenza, Massiga Saturn, ancora non è arrivata, per No. quanto ne sappiamo. No, vabbè, tu Quindi vedi Egghead, non c'è nessuno intorno, quindi manco Kizaru è arrivato lì. no, non sono Eh, arrivati, quindi lo possiamo escludere. Rimane o Vegapunk, quindi uno dei 6, o Vegapunk che magari c'ha una dissociazione tra se eh. stesso e così, ma oppure c'è davvero Punk Records che s'è ribellato e va bene. Che è quello che a me piacerebbe. Poi se fosse o Vegapunk originale o uno dei 6 Vegapunk che non lo so, ha deciso che gli altri gli fanno schifo, s'è rotto i coglioni. Cioè, sarebbe divertente una Certo. roba del genere. Gli altri 6 Vegapunk mi stanno sui coglioni, li voglio ammazzare tutti, va bene, a posto. E quindi era possibile prevedere in anticipo chi fosse non solo il traditore, ma anche il vero assassino dei vari Vegapunk, nonché il sabotatore dei sistemi di sicurezza di Egghead? La risposta, in realtà, è sì. Ma solo se leggevi in giapponese questi ultimi capitoli potevi scoprire la verità. Solo se leggevi One Piece in lingua originale era possibile intuire le vere intenzioni di questa personalità disturbata. Ma come si può fare per leggere One Piece in giapponese? Semplice! Utilizzando NordVPN. Grazie ormai al nostro NordVPN di fiducia, che da diversi mesi ci accompagna in questo meraviglioso viaggio, potete essere catapultati dall'altro lato del mondo in un click e inoltrarvi in tutta sicurezza in quei scitacci brutti e malvagi, senza che nessun malintenzionato attenti alla vostra sicurezza digitale. Tra l'altro, se One Piece finisce tra un paio d'anni, come si dice, potete pensare proprio al piano biennale di NordVPN per avere dei mesi in più gratis di servizio e non pensarci più. Leggi One Piece dal giapponese, scegli NordVPN, il tuo strumento legale per leggere One Piece in maniera tradizionale. Credo che oggi, a proposito di questo capitolo 1078 di One Piece, possiamo parlare unicamente e solamente di un solo, singolo elemento. L'aspettativa. Avrei preferito di gran lunga come soluzione narrativa un'isola che si ribella, oppure, come ho detto 1000 volte, il cervellone elettronico, prendere magari possesso di tutto e fare la rivoluzione, e quindi, come abbiamo parlato mille volte, la fantomatica rivolta delle macchine. Però tutto sommato York, che è un clone e che secondo gli standard di Vegapunk e anche i nostri potremmo dire è umana, è e rimane comunque un prodotto della scienza, e quindi diciamo che per proprietà transitiva potremmo dire che è un po' equiparabile alle scoperte e alle invenzioni dello stesso scienziato pazzo. E questa cosa mi piace? Non mi piace? Il punto non è questo, il punto è l'aspettativa, è proprio l'aspettativa, perché come dicevamo nel One Piece Deep, una lettura normale dei capitoli, una lettura consapevole di tutto quello che c'è stato lì su Egghead, portava solo e unicamente in quella direzione, ovvero mettendo insieme tutti gli elementi che il fumetto ci ha dato. Si poteva seriamente restringere il campo dell'assassino, il campo del traditore unicamente ai 6 Vegapunk, oppure allo stesso Vegapunk, o alla conoscenza combinata di tutti e 7, e quindi proprio a Punk Records. Non c'erano Saturn, non c'erano Astri di Demenza, non c'erano i Musama sulle scale, oppure Serafini di Doflamingo che apparivano così all'improvviso dal nulla e che tenessero. Io ne ho viste le teorie. Ho visto che cazzo avete scritto in queste settimane. Ho visto che vi siete inventati tutto il contrario di tutto. Ma poi questa cosa di Musama che scende le scale a fare così all'improvviso. Oppure la faccenda del Serafino di Doflamingo. Per carità, io me l'aspetto di vederlo un Serafino di Doflamingo. Però non lo so, era veramente tirata così per i capelli. Avete a volte una fantasia allucinante. La mia aspettativa
in questo caso della rivolta delle macchine, esattamente come in Usama oppure come Sega Saturn, magari come elegante ingranaggio di uno storytelling appassionante e anche un po' classico, in realtà proprio tenendo conto di tutti questi elementi che Leiciro Sensei ci ha dato nel corso di Egghead, è stato totalmente schiacciato da quelle che poi sono ed erano le evidenze della narrazione, nonostante poi, se pensiamo a quelli che magari sono i classici o i thriller di un certo livello che ti disseminano magari delle bricioline anche per farti capire con certezza matematica chi è l'assassino, beh, in questo caso non c'erano. Io però, nonostante tutto, nonostante magari questa soluzione narrativa, questo York che insomma va in giro ad accoppare i Vegapunk sul serio, perché evidentemente gli stanno sui coglioni, come dicevo su One Piece Deep, qua dice che c'è bisogno di un solo Vegapunk, non c'è bisogno che ce ne siano 7, non è che mi fa strappare i capelli, ma non mi straccio i capelli neanche perché questa cosa è successa. Come diciamo spesso, One Piece è divertente proprio per questo motivo, perché ci permette di giocare tutti allo stesso gioco e soprattutto perché se ne frega di quello che pensiamo noi lettori e va sempre per la sua strada. È un piccolo carro armato che procede in direzione del finale e magari questa soluzione narrativa di York di nuovo non mi fa gridare al miracolo. Anzi, potrei arrivare a dire che tutto sommato mi lascia addirittura freddino perché esattamente come dicevamo proprio nel corso di One Piece Deep mi sembra di avere di fronte una sorta di revival di Water 7 dove si vedevano per esempio Lucci e Kaku che facevano finta di essere stati accoppati davanti alla porta di Iceberg, invece poi si rivelavano loro essere, no? Il CP9. Lì funzionava bene. Qui chiaramente è un buon colpo di scena anche per come è stato costruito tutto il capitolo, di nuovo tutta la faccenda dei Serafini, l'hype che avanza, poi tutta la questione dell'incidente con lo spiegone, e tra poco ci arriviamo, per poi arrivare a quella doppia splash page dove vedi chi è l'assassino. E il punto è che era ancora questa una questione di aspettativa, e oggi per l'appunto noi parliamo proprio di aspettativa. E se pensiamo a come è stato costruito nel corso degli anni Vegapunk, citato addirittura sin dal volume 45, se pensiamo che intorno alla sua figura si è creata nel corso degli anni una montagna di aspettativa tale che questa sua mini saga fondamentalmente doveva farci flippare il cervello, dal mio punto di vista questo tipo di aspettativa è stata pienamente, diciamo così, riuscita, cioè è stata pienamente soddisfatta. Fino a questo momento Egghead come saga è riuscita al massimo, anche perché non so voi, però in questa ventina di capitoli c'è stato davvero tutto quello che io avrei voluto vedere, quindi la follia, il genio, il futuro, il mistero, la scienza, l'impossibile che si tramuta in possibile. E Vegapunk è davvero l'uomo che sta 500 anni avanti nel futuro e di nuovo in questo caso l'aspettativa per me è stata pienamente soddisfatta, soprattutto perché secondo me Oda è andato addirittura oltre tutto quello che noi ci aspettavamo. Fateci caso, fateci caso. Oda ha utilizzato Vegapunk in che modo? Come una sorta di tessera del puzzle per cominciare a colmare nuovi pezzetti del mistero del Regno Antico. Lo ha utilizzato per i Poneglyph, per i 100 anni di vuoto, per i frutti del diavolo e in questo momento sta anche utilizzando Vegapunk per alzare l'aspettativa nei confronti non solo di quello che è e sarà il climax della saga di Egghead, ma addirittura di quella che sarà poi la deflagrazione totale, tombale del mondo di One Piece. Egghead finora è stata una saga dove nei primi 10 capitoli Oda non solo ci ha messo tutto il contrario di tutto, ma sul serio tirato una serie di bombe a mano nei confronti del lettore, bombe a mano tali, pesanti, potenti, così da scuotere totalmente l'universo narrativo di One Piece, per poi scendere con l'aspettativa totalmente e darci una sorta di action thriller di 4-5 capitoli dove le macchine non fanno più il loro dovere, dove i serafini si ribellano, dove si ribellano tutti, dove c'è un traditore tra le fila del genio del futuro, per poi arrivare
questi ultimi 2 capitoli, dove la narrazione, fateci caso, ci tiene a precisare una cosa: il meglio sta per arrivare. Evidentemente Oda, perché questa è la tempistica, a marzo impazzisce, si scatena proprio. Marzo dell'anno scorso cominciava ad arrivare Zunesha, lì sulle coste di Wano Kuni, e poi letteralmente impazzito, è arrivato Nika, il Gear Fifth, tutto al contrario di tutto, c'è robe proprio allucinanti. E qui sembra quasi che proprio in questi ultimi 2 capitoli, perché l'ho detto sia nel capitolo scorso che in questo capitolo 1078, Oda ci tiene proprio a precisare qualcosa. Siamo alle soglie della deflagrazione, perché sta per succedere qualcosa di grandioso, qualcosa di gigantesco, qualcosa che nessun lettore si aspetta, ed è un qualcosa che è destinato a scuotere il mondo. E proprio di nuovo Oda gioca con l'aspettativa, gioca con noi lettori, e lo aveva già fatto poi chiaramente nel corso di One Piece. Nel pre-time skip ci aveva avvisato diverse volte. Se vi ricordate lo scontro tra Ace e Barbanera con quelli di Dascalie, prefiguravano un incidente destinato a far tremare lo status quo, seguito poi dagli annunci a Sabaudi dell'imminenza della guerra definitiva, totale, tombale tra la flotta dei Sette, la Marina e Barbabianca. E sappiamo tutti come è andata a finire per quella storia. Cioè, ce lo ricordiamo, io me lo ricordo quantomeno. Ovvero, da quel momento in poi One Piece ha cominciato ad avvitarsi velocemente, anche paurosamente, su se stesso, fino ad arrivare a quella sorta di prima conclusione, che chiaramente è la cesura tra il pre-time skip e il post-time skip. E nel post-time skip, di nuovo, ricordiamocelo, Oda ci ha già avvisato che la flotta dei Sette è destinata, la flotta degli 8 di Rufy è destinata a fare grandissime cose, fino a confluire anche qui nella deflagrazione di un grande e pauroso incidente. E oggi, esattamente come fatto ai tempi di Sabaudi, Oda ci avvisa di nuovo che siamo davanti a un momento epocale, a un evento che scuoterà il mondo di One Piece fin nelle sue fondamenta e che riecheggerà in tutto questo macro universo narrativo. Anche questo naturalmente fa salire l'hype e l'aspettativa, ma a me sembra che con tutti questi eventi Oda voglia seriamente, esattamente come fatto nel pre-time skip, dare un'accelerata al suo fumetto, avvitandolo come fatto da Sabaudi in poi, fino ad arrivare alla battaglia di Marineford, e quindi a una prima parziale conclusione del suo fumetto. E quindi dove voglio arrivare con questo discorso? Che noi diciamo da sempre che per equilibrio One Piece dovrebbe avere quantomeno 1200 capitoli, e ad oggi ne mancano 120. Mancano 3 anni di serializzazione, potremmo dire, se si arrivasse a quel capitolo 1200. E io che leggo One Piece e che vedo questa Egghead che comunque in certi versi è un po' più dilatata, posso pensare di avere di fronte solamente 120 capitoli di One Piece? Da un lato la risposta è no. Però dall'altro lato voglio abbassare non le vostre aspettative, ma voglio che voi siate realistici. Ovvero, si sta profilando una guerra tutti contro tutti, con le supernove, gli imperatori, le flotte di Rufy, il potere costituito, lo stesso Rufy contro ammiragli e contro astri di demenza. E questo verrebbe quasi da farci pensare che questi 120 capitoli in realtà, se adesso succede l'incidente definitivo, assoluto, totale, tombale, siano forse sufficienti per chiudere il tutto. E io lo so già che adesso qua sotto nei commenti mi distruggerete, direte che non capisco nulla, che sto scemo, che non è possibile che One Piece duri così poco, perché One Piece ce lo dobbiamo portare fino alla tomba, e quindi so bene che non sarete d'accordo con me. E sapete perché? Di nuovo è un problema di aspettativa. Voi vi aspettate tutti quanti di avere adesso decine di volumi su Barbanera, 10 volumi su Shanks, 10 volumi su Kid, 10 volumi su Law, 10 volumi sul viaggio verso Laugh-Tale, 10 volumi sui Musama, 10 volumi su Sabo, 10 volumi sui rivoluzionari. Cioè voi vi aspettate di avere 80 volumi su tutto quello che Oda non ci ha mostrato. Però l'esempio che mi viene da fare è molto semplice. Vi basta vedere questo capitolo 1078, dove Oda, in una tavola e in pochissime vignette, è riuscito a spiegare quello che è successo in 20 capitoli.
ovvero è riuscito a spiegare il mistero attorno ad Egghead, il mistero del traditore e tutto quello che stava succedendo a livello comunicativo tra Marina, governo, CP9 e astri di demenza. Poche tavole, pochissime, poche vignette. E il mio consiglio, perché questo è un consiglio, è che se One Piece inizia sul serio ad avvitarsi verso il botto finale totale tombale, prepariamoci. Alziamo le aspettative, ma sotto un altro aspetto abbassiamole, perché secondo me sul serio forse questi 120 capitoli rimangono 120 capitoli. Spero di sbagliarmi. Io poi lo sapete, essendo il peggior money grabber della faccia della terra, sarei contento di avere One Piece da qui fino alla fine dell'eternità, per carità. Però, secondo me, dobbiamo cominciare veramente a prepararci sul fatto che tra 3-4 anni vivremo forse uno dei finali più epocali della storia del fumetto, ma vedremo il finale di questa epopea meravigliosa che ci accompagna però da così tanto tempo. Però, prima, insomma, del finale totale tombale, l'angolo delle illazioni. E velocemente, che cos'è questa causa scatenante? E che cos'è questo incidente di Egghead? Che cosa provocherà questa sorta di deflagrazione destinata a far scoppiare il mondo? Io dicevo già in tempi non sospetti che lo vorrei vedere Rufy che piglia ammazzate un ammiraglio, lo vorrei vedere Rufy che piglia ammazzate Sega Saturn, perché quello darebbe veramente là per la caccia all'uomo definitivo assoluta totale tombale che forse finora non c'è mai stata. E già il fatto che naturalmente sappiamo che i pirati, la marina, il governo mondiale sono nemici naturali perché si devono scontrare, si devono scornare per il potere costituito e va bene. Però io la vorrei vedere questa cosa. Vorrei vedere il momento in cui si arriva, ecco, a uno scontro anche proprio per vedere Rufy contro un ammiraglio una volta e per sempre e per avere questo scontro con il Sega Saturn. Perché quello, no, davvero riccheggerebbe tutto il mondo. Oddio, un ammiraglio è stato sconfitto, è stato addirittura pestato uno dei 5 astri di demenza, no? È come dire, hanno lanciato il Duomo in faccia a Berlusconi. Quello, no? È più o meno la valenza. Io vorrei vedere questa cosa. Questa potrebbe essere una fiammella, però ecco il punto è che non lo so. Anche qui l'aspettativa, le aspettative da questo punto di vista, a causa di ciò che ci dice il fumetto, cominciano a diventare molto alte. Però io alzo le mani e mi rimetto a voi. Quindi fatemi sapere voi quale sarà la causa di questo incidente scatenante, lasciandomi il sempiterno commentino qui sotto su YouTube, oppure sulla mia pagina Instagram, oppure insomma vedete voi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, oppure vi potete anche abbonare per vedere questi video in anteprima. E se siete arrivati alla fine di questo video, hashtag aspettare One Piece è bello. Così, alla prossima. Ciao.